Salve, quando mi trovo davanti a un quadro dove c'è del cibo, ma anche dei territori, campi di grano, formaggi, le mucche, la cacciagione, le frutte, le coltivazioni antiche come le uve medice, mi parte proprio così il riconoscimento per le generazioni passate che ci hanno passato giusto appunto il loro sapere e la pittura a pieno titolo era proprio capace, come nel caso di Giacomo Ceruti, di fare un fermo immagine e di passarci una memoria, e noi siamo lì beati a guardare per esempio in questo quadro che rappresenta il ragazzo con cesta di pesci e aragosta. No, no, dentro lì non c'è una aragosta, qualche didascalia è corretta ma qualcuno ha proprio sbagliato, non c'è aragosta, lì dentro c'è una granseola, no? Un crostaceo meraviglioso. E, così mi sorride l'anima quando vedo questo quadro, non soltanto per il povero ragazzo dalle mani un po' rattrappite dal freddo, ma perché nei suoi occhi empatici, chissà, forse c'era la speranza poi di poter riuscire a mangiare qualcosa anche lui, senz'altro la spigola ben rappresentata, quello che i toscani all'isola d'Elba chiamano il ragno, il lupo, panciuta perché è piena di uova. Io mi ci vedo un nobile capace di spendere tutti quei soldi che doveva costare quella spigola anche a quell'epoca, magari con una semplice maionesina alleggerita alla fine dal succo di limone, dall'olio, ma anche da un goccio d'acqua per renderla più fluida. Poi c'è quelle sogliole che le mamme borghesi danno così tanto volentieri e fanno bene ai bambini, e chissà se il fanciulletto così, il pitocchetto così ben rappresentato da Giacomo, anche lui si è potuto forse permettere a fine giornata una sogliola, magari cotta nel piatto con un filo d'olio, due gocce di limone, piatto sopravmesso sopra e poi appoggiato su una pentola dove il vapore cuoce in 5-6 minuti. Ma andiamo alla granseola, che è quella che rappresenta la popolarità così perenne nella pittura di Giacomo. La granseola, per chi ha vissuto all'Elba, ma per chi ha vissuto in tutte le coste italiane, la puoi trovare a Venezia, la puoi trovare ovunque, veramente in Sicilia, ma all'isola d'Elba le donne che avevano da sfamare famiglie numerose spaccavano la granseola in più pezzi e la facevano bollire blup, 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 dentro del pomodoro con dell'aglio, origano. No, per finta, due foglionine di maggiorana, due foglionine di basilico. Poi, se il pescivendolo saggiamente al nobile gli ha detto gli tolgo l'interiora e faceva sparire le uova, e magari le dava a questa madre che dentro la granseola aggiungeva le uova delle spigole sottratte al nobile o al ricco borghese, e questa così salsa che sobbolliva per ore perché doveva essere capace di estrarre tutti i sapori dalla granseola, poi veniva portata in tavola con un grande quantitativo di pasta, capace di sfamare 6, 7, 8, 10, 12 persone. I più fortunati poi dovevano prendere le chere, tutti i pezzi della spezzettatura della granseola e succhiarli. Mangiare granseola significa sporcarsi le mani del suo colore rosso, ed ecco che anche lì mi viene in mente Giacomo con le sue certe mani che dovevano certamente essere capaci di sporcarsi dei suoi colori che così lui padroneggiava così bene. Allora, quel ragazzo con quegli occhi, quella granseola, quella spigola, quelle sogliole, ci possono permettere tuttora di avere una memoria del patrimonio che ci è arrivato dalle generazioni passate e che noi dobbiamo avere il coraggio di portare nel futuro. Grazie, benvenuti a Firenze, benvenuti agli Uffizi, benvenuti e buon appetito in qualsiasi posto andrete a mangiare. Salve!